Computer. Eccoci, abbiamo iniziato. Ciao Monica, siamo qui con Elena. Ciao. Prima faticosa sessione. Ti accompagno, si è già connessa lei, ma ti accompagno contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ma che scena. Allora, praticamente lei ha sul piede destro una calza che è bucata, più o meno all'altezza dell'alluce. La calza a sinistra invece è a posto. Vedo che la guarda, tipo come se le venissero mille dubbi. Che faccio? La cambio? No, la cucio. Ma no, non importa. E poi dopo si mette la scarpa. Ci dà l'autorizzazione? Prima fa no, poi fa sì, Risposta definitiva? si ferma e poi sì. Ok. Allora, sarà una sessione in cui spiego anche un po' di cose. Speriamo che tu la voglia pubblicare, Elena. Abbiamo sempre un progetto, ok, di vita. Questo progetto può cambiare mille volte, può essere sempre lo stesso tutta la vita. Quello di Elena in questo momento, che titolo ha? Decidere, tenendo presente proprio l'etimologia di decidere, che è decido, tagliare via. La sua anima le sta proprio dicendo che è arrivato il momento in cui lei tagli via delle cose e ne lasci altre, gli faccia una selezione. Nome della sua anima. PS, parte subliminale. Ape, Nome del suo spirito. L'anima è il femminile, lo spirito è il maschile, parte eterica, PE. ven- Come? vento. Vento. Mm. Beh, quell'isola, no? Vuol dire quello, forte. Sì, anche poi il vento che a volte ti accarezza, a volte invece è un disastro, scardina tutto. Abbiamo individuato negli anni, piano piano sono un po' aumentati questi valori, dei valori appunto. Il più importante è la vibrazione, la frequenza a cui vibriamo. Ehm, 6 miliardi, Mm. Consapevolezza, 145. per cento, quindi comunque alta. Percentuale di anima e quindi il resto è lo spirito. L'ideale è 50-50. 42. Ok, in generale poca anima in questo istante e molto spirito vuol dire più questioni materiali, attenzione a questioni materiali che questioni spirituali. Mm. Uno è tutta anima, è sempre col pensiero, con la testa fra le nuvole e si dimentica magari di mangiare. Vite parallele o precedenti, noi amiamo più definirle parallele. 1978. Quantità di cervello utilizzata che abbiamo visto essere corrispondente alle capacità medianiche. 9,6. Ok, un valore medio buono è 7, 7,5, 8 anche. Suscettibilità ipnotica, con il 40% abbiamo visto si può andare in ipnosi da soli. 36, 38. Quanto è nella 3D, quanto quindi è nella 4D. 3D mi viene 71. Ok. Vivacità animica. La vivacità animica ha questo nome un po' strano. Quanto Elena vuole come anima e spirito sapere come stanno le cose. È venuta qui per sapere come stanno le cose, non per altro. 99. Benissimo. Chi arriva a fare una sessione si muove tra il 100, il 99 e il 98 più o meno.
Percentuali più basse non portano a fare la sessione. Bene, ci sono delle entità eteriche in Elena. Sì, c'è tipo un dinosauro che mangia le sue stesse uova, come a dire, non è detto che ciò che tu crei lo mantieni bene, magari lo distruggi. Come se Te lo mangi. generassi proprio, sì, un conflitto rispetto a ciò che viene creato. C'è un lupo con gli occhi completamente gialli, che è come se la volesse spaventare, immobilizzare e farla sentire esattamente come lui è talvolta, cioè affamato, e povero. E poi c'è un delfino, che però ha la coda mozzata. Ehm, È come se la volesse in qualche modo limitare nella sua libertà più profonda, ma anche nelle sue naturali inclinazioni. E poi c'è un uomo del tempo, che la inganna un po', perché le dice che per spostarsi sulla linea temporale che lei desidera deve usare un elicottero. In realtà l'elicottero che egli le indica di prendere è un elicottero di quelli del soccorso. Basta. Sì. Entità mentali. Allora, strisciare, insozzare e curare. Allora, strisciare è come se questa entità mentale la volesse mettere all'interno di situazioni che hanno un che mh, di nascosto, cioè come una vipera tipo che striscia sotto un manto di foglie. Per cui lei di fatto si trova in queste situazioni in cui come se non riuscisse a vederci chiaramente. È come se in qualche modo avesse anche paura di che cosa queste situazioni le possono riservare, che magari, chi lo sa, potrebbero anche essere tossiche, potrebbero essere pericolose, cose del genere. Direi livello 4. Poi c'è insozzare ed è un'entità mentale che vuole sporcarla con pensieri di confusione, di diffidenza, di sfiducia. E direi questo è livello 6-7. Mm, che è alto. Mm. Mhm. Poi c'è curare questa entità mentale che è come se le dicesse che lei ormai basta, lei ha già ricevuto fin troppo. Quindi a questo punto lei è in una situazione in cui deve dare la sua disponibilità. Ma in che termini? In termini energetici, in termini di salute, in termini di tranquillità e in termini proprio anche di, per esempio, cure elargite alla propria madre, oppure cure che lei elargirà a qualcun altro. Lei stessa ha parlato, no, di questa idea che magari potrebbe seguire le persone nella fase, diciamo così, terminale della vita. Eh, quindi la conclusione è che lei ormai basta, quello che doveva ricevere ha ricevuto, adesso le tocca solo dare. E direi anche questa di livello 6 circa. Mm. Ci sono degli impianti eterici o mentali. Io le vedo come un cappuccio nero sulla testa e viene giù anche sul viso, ed è come se lei in questa maniera non riuscisse a vedere la luce, non riuscisse proprio a vedere il bello, la gioia. Ma d'altro canto è anche un cappuccio che le impedisce di essere veramente vista dagli altri per quello che lei è. È anche sicuramente un modo per nascondersi, eh. Poi c'è questa tipo scogliera sul petto ed è come se lei volesse utilizzarla
per ripararsi dai dolori. In verità, questa scogliera agisce in modo tale che lei non riesca, più di tanto a sentire con il cuore. E È poi a sul me viene petto. anche, sì, sul petto, sì, 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 all'altezza del cuore, sì, Mm. il seno, diciamo, sì. E, poi io vedo anche tipo uno scoglio appuntito verso i genitali, come se ogni tanto potesse procurare qualche tipo di fastidio. E parte da qui. Ok, una bella vibrazione a 6, mai fatta una sessione, questa è la prima con noi. Tuttavia, se non avesse mai fumato in vita sua, quanto starebbe questa vibrazione? Devo farla questa domanda perché l'abbiamo vista tante volte. Mm, 30. 30. Il fumo, che poi è soggettivo, no? È un vizio, in realtà abbassa tantissimo la frequenza. Quindi si può viaggiare con un motore da 30 cilindrata e invece viaggi con un motore da 6, perché abbassi tutte le volte. Tra una sigaretta e l'altra c'è un aumento e poi di nuovo si abbassa, e poi aumento e poi di nuovo si abbassa, e quindi ti stabilizza a un 6 più o meno. Molto bene. Molto, molto bene. Io direi di chiamare subito il disincarnato che ha richiesto Elena. Un Mm. anno e mezzo, 2 anni fa, viene a mancare quasi in maniera inaspettata, diciamo, suo padre. Viene con delle mani un po' segnate. Ehm, mm, gliele vedo un po' screpolate nelle manone. Mhm, In queste manone tiene una pigna alta di documenti, però nell'altra mano tipo una chiave inglese. mhm. Lui dice c'è da fare, c'è da fare. E bisogna farlo bene. Vedo che mette anche come dei timbri su questi fogli. Eh, mi parla anche tipo di un avvocato, o un commercialista, forse tutte e due, avvocato e commercialista. Ehm, poi non so, accanto a lui c'è una manciata di pinoli, Mhm. Li mangia? Li pianta? sono lì, lì davanti, come se lui dovesse leggere adesso delle carte. Non Allora occuparsi dei non... pinoli. Mm. È passato un discreto tempo. Abbiamo capito che mediamente, circa dopo 9 mesi dalla dipartita, il disincarnato capisce molte cose. Il papà di Elena cosa ha capito? L'importanza del colore, della vita a colori, di come i colori possano avere veramente un'influenza su di noi. E dice, adesso io vedo mia figlia di un giallo pallido, ma lei può essere un giallo brillante e anche un rosa, un carico tendente al viola potrebbe essere, Lui che colore ha? un blu tendente al viola. La sua ex moglie? C'è del rosso, però è come se fosse un rosso con i margini bruciati di nero. Il compagno di sua figlia? A pois me lo fa vedere. Bianco a pois azzurri, grossi pois.
Ok, hai imparato solo il colore? E lui dice, noi siamo luce, e quindi il colore è tutto. Ma se noi siamo luce, cosa ci fa con le carte in mano? Che lì non servono più. Questo ero io, Mm. questo ero io. Adesso chi è? Adesso sono luce che viaggia, sono un prisma di luce. Ce lo mostra. Sì, in questo caso a me sembra vedere del bianco, del rosa, c'è anche del blu. È come se si muovesse, un pochettino cambia forma, si allunga. E è un esagono, insomma, un prisma di luce. Ha deciso lui questa di partita improvvisa? Ovviamente sì, ma se ne è reso Allora, conto? allora, sì, come anima dice sì. Come individuo dice, io mi sarei volentieri goduto un po' di pace, un po' di tranquillità, un po' di pensione, una cosa così dice, da individuo, ma anima ovviamente sa che la decisione è stata sua, perché era il momento di consegnare tutto. Così io e mia figlia ci eravamo accordati e così io ho rispettato l'accordo. Lì nell'oltre hai incontrato qualcuno che conosceva in vita? Allora, mi dice zio, ma potrebbe essere, non so se è suo fratello o effettivamente il suo zio. Mhm. E cosa fanno? Ci siamo chiariti rispetto ad alcune divergenze che poi sono sembrate sciocche qui. È stato bello perché sembravamo due amici che giocano a carte, che bevono qualcosa insieme e che fumano, amabilmente, quasi confrontandoci filosoficamente. E mi ha arricchito molto. Cosa vuole dire a sua figlia? Sei un concentrato di virtù e te ne vergogni. Ehm, hai un grande intuito, ehm, non sopporteresti di stare, con le mani nelle mani, di non fare nulla. Pensaci bene a certe scelte, eh, diciamo, estreme. E poi mi dice una cosa particolare. Tieniti una parte di cuore. Mm. Ce lo spiega? Vediamo un poco, eh. Allora, non è semplicissimo, non so se ho capito bene, come se lui dicesse sì, generosità, sì, amore, però salvaguardati. Ehm, perché come se mi volesse far capire che sulla Terra non riusciamo tanto bene ad avere la gestione del cuore. Quindi tendiamo a chiuderci completamente oppure a volte a dare il nostro cuore in mano ad altri. E lui è come se facesse capire che non è giusta né una né l'altra cosa.
e che magari lei rischierebbe di fare l'una o l'altra cosa, ok? E il limite è di non farle, né una né l'altra. Lei entra nella scena. Che succede? Quasi non le sembra vero, quasi come se fosse boh, paralizzata dallo stupore di poterlo ancora rivedere, oltretutto perfettamente in forma, tipo di 30 anni più giovane rispetto a quando se n'era andato via, no? Adesso sinceramente non so se veramente in vita giocava a golf oppure vuole giocare qui a golf, perché mi fa vedere che è con la mazza da golf in mano e che fa buca. Mhm. Che si E le fa, dicono? Cosa dice la figlia al padre? ehm, c'è proprio un vuoto, le dice, un vuoto da ogni punto di vista, un vuoto affettivo che sentiamo io e la mamma e un vuoto tipo organizzativo, ehm, gestionale. Eh, io so di potercela fare in entrambi i casi, però era bello quando c'eri. E lui dice, infatti, senti che io continuo ad esserci. E poi mi indica come un divano su cui forse lei si siede, non so se magari si sedeva anche lui, non lo so. E, come dire, quel divano in quel momento diventa magia. Il padre ha visto il portale aureo. Il portale aureo è il posto in cui inevitabilmente si deve andare, prima o poi. È un posto dove perdiamo le nostre... No, perdiamo no, dimentichiamo un momento le nostre vicissitudini terrene e non siamo più padre o madre, uomo o donna, ma siamo pura anima. Non dimentichi di quello che è stato. Da quel portale si può andare in altre vite, si può restare lì, si può tornare indietro, non è escluso che si torni indietro se un vivente ci pensa, no? Pensa al disincarnato, pensa al caro estinto. Lo ha visto? Che altro sai che cosa? Cioè, Mm, non capisco. Cioè, quindi lei è figlia unica perché lei ce l'ha detto. mhm. Poi lui parla di un figlio. E, non lo so cosa intende. Se un qualcuno che lui considerava come il figlio. Eh, Vivo? sì, sì, sì. Mm, e non lo so questo. Perché ho sentito solo che diceva, è mio figlio? Ce lo spiega? Mm. Ma lui non è che ha avuto un'altra storia importante in cui poi è nato qualcuno? Che lei sappia no. Mm, boh, non so. Ok. Non so. Perché quello che mi sembra proprio così, una donna e un figlio, no? Capito? Mm. Può essere il desiderio di un bambino di Elena? Parla di figlio, direi Mm, di no. allora, vediamo, eh. No, la risposta è no. Mm. Un figlio suo, Sì, però magari che sentiva, un ragazzo che sentiva come il figlio, io il magari non dovevo compagno di neanche Elena, dirlo. Il compagno di Elena, dell'età del compagno di Elena, ma perché il compagno di Elena è più giovane di lei? no, Dice dell'età del compagno di Elena. Non lo so, veramente, non ho idea.
Vabbè, lui perché lo vedo come un'idea di famiglia. ha visto il portale aureo Lui dice che per lui è un cuore blu cobalto, tale aurea. e non ha ancora voglia di andarci o di andare a vedere com'è. Dico, è come se lui si sentisse a posto verso Elena e verso la sua ex moglie, no? Mhm. Ehm, Anche verso alcuni rapporti lavorativi, così lui dice: Io mi sento a posto, sempre condotto tutto bene, no? Però questa cosa del sospeso mi risulta il figlio. Non lo so che significa. Quindi lui non va per colpa di questo figlio, questa persona che sente come figlio o se ha avuto un altro figlio e non lo sappiamo. Mm. Una grande rivelazione oggi. E non lo so, però cosa. Mi dispiace non riuscire ad avere più informazioni. Dove abita E chi? Scusami. questo ipotetico figlio? Lui me lo colloca non in Italia, dall'altra parte. In Europa? Mm, L'altra parte con cui ha a che fare Elena stessa. Quel, Così non la cito. quella zona lì, quelle Sì, isole. sì, sì, sì. Ok. E beh, questa persona si sente figlia di questo uomo? Lo sa? No, no. La risposta secca è no. Va bene, lo salutiamo. Quando deciderà di andare nel portale aureo, se non lo fa oggi, o di andare a vedere com'è, almeno. Se, cioè lui è proprio tranquillo su loro due, no? Sulla ex moglie e su. E invece è come se dovesse seguire quest'altro ragazzo, uomo, ok? Mhm. Che sia tutto a posto anche per lui. Beh, se ci teneva tanto perché non l'ha detto quando ha Non lo so. sistemato le cose. È una situazione un po' complicata, quella in cui ci stiamo trovando tu e io. Io non lo so, cioè, onestamente sono un po' spiazzata perché non ho delle risposte. Può dare delle informazioni alla figlia che poi lei potrà utilizzare in un qualche modo. Ah, se io posso anche capire male, intendiamoci sempre che non è che quello che io dico è giusto, perché posso anche capire male, Mhm, ok? Come se ci fosse stato un momento di difficoltà, come di allontanamento, di litigio, eh, quando era ancora con sua moglie, ok? E è accaduto qualcosa, cioè io capisco così. Ma E, non era un qualcosa di pianificato che lui voleva. mhm. Ma Mm, lui ha saputo in vita, oddio, non lo so, non riesco a capire. Non vabbè, riesco a capire se lui l'ha percepito da adesso. Mm, cioè, o se non ha creduto, o come se non avesse creduto a questa ragazza che gli aveva detto così. O che, cioè, come se non fosse stata, hai capito, una storia magari in cui lui pensava di essere l'unico, magari. Ok? mm. Mm. Sì, Elena, però in realtà è più grande. L'ha detto prima questo, lo sentirai nel video. Ha parlato del fatto che è più grande, quindi lei mi dice che dopo di lei ha fatto la vasectomia, ma in realtà questo bambino, questo uomo è più No, grande.
bambino. No, io ho detto quando erano ancora insieme loro. Sì, 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 Quella- ma quando abbiamo parlato dell'età è più grande di Elena. Non lo so, cioè ha detto dell'età del ragazzo Del suo, suo del compagno che è più fidanzato, sì. grande di lei, quindi è più grande di Elena anche. Va bene, lo salutiamo come ci saluta. Allora, ti ho dato un pacchetto d'oro, dice. Questo oro non deve diventare il tuo assillo. Nulla deve essere il tuo assillo. Cerca di arrivare alla fine della tua vita più leggera possibile. Eh, lo sai, no? Noi ci costipiamo sempre. No, cerca di arrivare più leggera possibile. Che questo oro che ti ho dato ti aiuti ad alleggerirti, non a costiparti. E lei cosa risponde? Non so come prenderlo questo oro, però vedo che sì, lo maneggia come se non riuscisse con fermezza a tenerlo tra le mani, no? Non sapesse bene in che direzione prenderlo, come tenerlo, no? È un bell'impegno, lei dice. E tutti lo bramano, tutti che stanno fuori lo bramano. E io non posso nasconderlo, e mi chiedo se è giusto che ce l'abbia io. Il padre gli risponde: se è così è perché è giusto. Vabbè, lo salutiamo. Sì. Sì, lui dà un bacio a Elena sulla fronte e dice alla ex moglie, boh, di riposare le gambe, una gamba. Va bene. Monica, un po' di cause esoteriche. Causa esoterica del senso di colpa nel decidere, mette tutto in discussione. E beh, lì lei ha proprio questa entità mentale che è insozzare e che serve proprio questo, no? Ad inquinare la sua mente con tutta una serie di pensieri che le creano come una specie di melma, di liquido scuro, che è un misto tra confusione, appunto sfiducia, ehm, blocco in generale, ma quello molto anche dettato dal lupo, che vedo che è proprio come se la volesse paralizzare. Nel momento in cui lei deve fare una scelta, il lupo le si para davanti e quasi con questi occhi gialli che la ipnotizzano, no? Lei si sente in uno stallo completo. Mm, Riguardo invece al senso di colpa, la vedo un'altra cosa, nel senso che è proprio uno dei programmi che ci vengono installati nella Matrix. Mm, un senso di colpa quasi senza una Atavico. vera radice. Sì, esatto, atavico, sì. Quindi anche un po' a prescindere dalle condizioni, ok? Quindi un senso di colpa che ci deve essere, perché è quello che ci permette, che permetta alla Matrix di perdurare, quindi a questo gioco di continuare in questa maniera qui e attraverso il senso di colpa che noi viviamo, noi nutriamo le energie oscure. Causa esoterica degli attacchi di panico. Ehm, allora, in parte sono proprio legati al lupo, no? Che gli piomba davanti così e crea questo tipo ehm, di terrore. Ehm, Però è come anche se ci fosse questo progetto, decidere, che gli viene scagliato in faccia, come se lei, a un certo punto si sente sopraffatta
dal dover prendere delle decisioni e questo le crea un'ansia insormontabile che raggiunge dei livelli altissimi, al punto da sembrare quasi, come dirti, senza più respiro e quasi in punto di morte. È collegata al vizio del fumo, e sono collegati questi attacchi Ehm, di panico. allora, il vizio del fumo è come una specie di crogiolarsi nel ruolo della vittima. ehm, che è appunto un altro programma che noi tutti quanti abbiamo. Insieme al senso di colpa abbiamo anche quello di viverci come vittime, ok? Quindi lei che cosa succede? Che questa sigaretta lei se la fuma in solitudine, lei la sente proprio come amica, come in qualche modo da un lato consolatoria, dall'altro la sente proprio anche come la sua killer, no? Silenziosa. Ehm, e poi è come se nutrisse anche questa vena un po' triste, un po' malinconica, che appartiene sempre al ruolo della vittima comunque. E quindi chiaramente da un punto di vista chimico-fisico è collegata all'attacco di panico, sì. Ha una causa esoterica, l'ultimatum del suo fidanzato a smettere. Sì, perché loro si sono accordati in questo modo, cioè animicamente lui sta proprio rispettando l'accordo, cioè che lui sarebbe venuto e l'avrebbe messa un po' con le spalle al muro, visto che lei poi tende un po' ad oscillare quando deve prendere una decisione, quindi vai su un polo, poi va sul polo opposto, poi ritorna sull'altro polo, eccetera. Lui è come se la fermasse al muro e le dicesse adesso tu non oscilli più, tu adesso prendi una decisione. Così avevano deciso e così lui sta mettendo in pratica. Chiamiamolo insieme alla madre nel cinema, il posto dove i viventi assistono alla sessione in funzione chiaramente della sessione stessa, in questo caso di Elena. Mi viene come la parola anche sexy, cioè probabilmente c'è anche una buona intesa fisica tra di loro. Mhm. Mm, È lui che la dice la parola. sì, sì, lui probabilmente trova lei sexy. Sente proprio che, cioè anche fisicamente è proprio la donna giusta, che gli piace, che lo fa sentire anche maschio. E lui è venuto a piedi nudi. Probabilmente lui sente questo bisogno di libertà, di essere se stesso. Con i pantaloni risvoltati, si siede in maniera rilassata. E la madre? Non capisco se si lamenta un po' di mal di schiena, forse, e dice fa un po' fatica a sedersi, no, da sola così. Poi ci riesce e la sento un po' pensierosa. Ma viene. Sì, 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 certo. Ok. Cosa dice alla figlia la madre? È che mi piace come ti stai occupando di me. Mi sento tornata un po' bambina. Mi sento che mi accudisci come una bambina e questo è piacevole perché è il miglior modo per allontanarsi. Mi fa vedere come questo cerchio che si chiude, no? Che nasci che sei bambino, fai la tua vita, poi ritorni un po' bambino. Se qualcuno capisce che tu hai bisogno di sentirti anche un po' bambino, è il modo più leggero poi per andarsene in futuro. Almeno lei la vive così. E il compagno cosa le dice a proposito dell'ultimatum?
fa segno sull'orologio. Così. Bene, approfondiamo questa cosa della sigaretta. Vediamo una scena, vediamo quella scena, no? Tornata dall'aeroporto, 3 sigarette consecutive più caffè. Per assurdo la sigaretta è grande, cioè me la fa vedere un pochino più alta di lei. È come se lei l'abbracciasse, no? Mhm. L'abbraccia barra si aggrappa a questa sigaretta, Linguaggio ovviamente simbolico, ok? E certo. energeticamente che succede? Lei stava a 6, tipo, quando portava all'andata il fidanzato all'aeroporto? Di Ehm, vibrazione, dico. sì, sì, ho capito. Sì che c'era un qualcosa che stava scalpitando dentro di lei, quindi la vedo 4. Mhm. Probabilmente il fatto che si era un po' compressa in quei giorni non è che l'avesse proprio vissuto naturalmente, il fatto di quasi rinunciare al fumo. Ehm, e quindi sento come se poi finalmente siamo di nuovo insieme, no? Quindi questa sigaretta a dimensione umana e l'abbraccia, ok? Si aggrappa proprio a lei. Finalmente ci sei, ci siamo E lì insieme, io stiamo? e te. Allora, paradossalmente, prima che inizi a fumare, cioè è come se lei Alza avesse le mani. gioia. Sì, 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 esatto. Perché io la vedo a 12, quasi questa emozione di felicità del poter essere di nuovo con l'amica sigaretta. Poi, nel momento in cui si interrompe questa situazione, tra virgolette, idilliaca, perché questa sigaretta va a finire nella sua bocca e viene accesa. Mhm. Quindi quell'immagine lì di amicizia in un certo senso svanisce e inizia invece la parte un po' più, diciamo, terrena, se così Mhm. vogliamo dire, no? Di questa Lei esperienza, si no? accorge che la uccide, ci Sì, diceva. sento proprio queste ispirazioni molto lunghe, no? Come se fosse stata quasi, non so dirti, in crisi d'astinenza, no? Allora Mhm. fa un tiro profondo. Allora, facciamo un tiro e blocchiamo il tempo. Mm. Voglio che mi dici, Monica, cosa fa Ape, la sua anima? Anzi, la tiriamo fuori e vediamo che cosa ci dice, cosa fa. Come se tossisse, sento tossire, perché vede dall'esterno, il processo di ingrigimento che avviene in Elena. Cioè, grazie a questa boccata profonda, a causa di questa boccata profonda, vedo che un colore grigio smog, diciamo, ha iniziato a diffondersi dalla sua bocca verso prima la testa e i capelli, come se i capelli diventassero sbruciacchiati, no? Ok, come qualunque entità, cioè come abbiamo individuato in questi anni, Elena, le entità mentali, abbiamo individuato anche le entità mentali collettive o egregore, se ti piace di più. C'è quella del calcio, c'è quella del ma un vizio ce lo devo pure avere, c'è quello della sigaretta, e ce ne sono mille altre, c'è quello della religione, c'è quello di Padre Pio, tutta sta roba qua. E c'è anche quello della sigaretta, cioè è collegata Elena all'entità mentale collettiva della sigaretta con tutte le sottocategorie. Mi aiuta con la stitichezza, ma se smetto ingrasso, mi aiuta con la magrezza, con lo stare in forma. In questo istante, in questo fermo immagine di ispirazione fino ai eh, villi polmonari, no? La nicotina va ovunque, la sua anima fa quello che abbiamo visto e la sua connessione con l'entità mentale collettiva com'è? Proprio sigaretta, croce, delizia mia. Esiste proprio tutta una categoria di persone che hanno questo rapporto fortissimamente ambivalente con la sigaretta. C'è chi invece ha un rapporto, come dirti, che quasi la promuove al 90% perché ha un atteggiamento più superficiale. Lei proprio ha questa ambivalenza
che Mm. appartiene un po' a questa sua tendenza ad oscillare tra i due opposti. Da un lato appunto non ne può fare a meno, dall'altro si rende assolutamente conto che è la sua nemica assassina. Quasi 2000 vite parallele, sempre con questo fermo immagine, proiettiamo, vediamo una vita che può aiutarci in qualche modo. Lei che realizza delle mascherine per l'aerosol. Cioè, io vedo che qua sono delle mascherine atossiche, diciamo, no? Tipo di nuova generazione. Quindi del Eh, no- futuro, in una linea parallela, sì, in una esatto. realtà che non esiste in questa linea parallela, in questa linea temporale. Leggere da mettere. Pensate in realtà più che altro per i bambini. Quindi comunque per migliorare la respirazione. Mhm. Ehm, E, vedo che eh, come se fosse nata questa idea dal fatto che c'è questo bambino che ha conosciuto che ha sviluppato dei problemi, penso anche collegati al fatto che i genitori erano due assidui fumatori in casa, fin da Lei quando era neonato questo bambino. è donna o uomo? È un uomo, Ok. Come si chiama? mm, George M. Inglese, tedesco? Inglese. Ok. Perché ci mostra questa vita? Lui che qui si è tanto dato da fare per la purezza del respiro, per migliorare il respiro, oltretutto tra gli altri anche di bambini che devono respirare il fumo passivo, quindi che non hanno una scelta. Eh, Lei può invece trovarsi nella posizione di scegliere, Un'altra vita. che la può aiutare sempre Mhm. finalizzata a questo. Mm. O una vita in cui era fortemente contro qualunque tipo di vizio. Questa è una manifestante, vedo che è in piazza, è una donna qua, ehm, come se manifestasse contro fa parte di una class action americana che hanno fatto causa ad alcune aziende produttrici di fumo, scusa, di fumo, di sigarette. Mhm. E lei, mh, penso che sia morto il marito, e quindi lei è entrata a far parte di questa class action e stanno facendo questa manifestazione in piazza. Ed è una cosa in cui lei si è impegnata in primissima persona per portare avanti questa causa di risarcimento per tutte le famiglie, insomma, che hanno avuto questo tipo di lutto, no? Dei familiari che sono morti per effetti collaterali del fumo. Va bene. Torniamo alla scena della boccata e ripartiamo con il tempo. Mm. Lei fa questa boccata profonda, poi rimane come in apnea e immediatamente la spegne. C'è lì davanti un posacenere e la spegne, anche se è iniziata da poco questa sigaretta. Non l'ha Vedo che solo... Mhm. Sì, sì. va in bagno e Mhm. sente proprio il bisogno di sciacquarsi lungamente la bocca. Non l'ha sottolineato prima nell'esposizione dei punti, ma io so che da ieri, effettivamente dopo essersi vista 4 sessioni consecutive, ha iniziato a stare un po' male, ha avuto un po' di tosse, raffreddore, qualche linea di febbre, giusto? Causa esoterica. È nella direzione giusta e c'è la parte, diciamo così,
oscura, mh, di Elena che la porta a voler continuare, ok? E farle anche quasi sentire che senza lei sta male, come se ci fosse una lotta intestina tra la parte conservativa e la parte distruttiva, Anche nel lavoro, forse. moltissimo, sì. C'è un parallelismo. Sì, in questo poi è l'essenza del gioco della Matrix, fatta di distruzione. Cioè, che cosa succede? Che noi veniamo qua, su questo pianeta Terra, fondamentalmente nella terza dimensione. Noi veniamo qua che siamo completamente al buio, all'oscuro del fatto che stiamo dentro un gioco. Questo gioco fondamentalmente consiste nel fatto che noi riceviamo dei programmi che vengono proprio installati nella nostra mente. Questi programmi sono, alcuni di essi sono, come abbiamo visto, il senso di colpa, il divieto, che ne so, ad essere felici, ehm, l'autodistruzione e lei effettivamente tutti questi che abbiamo appena citato li incarna. Mm. Lei ha una componente di autodistruzione, ok? Sia nell'ambito appunto della salute che in parte anche nell'ambito, come posso Le cose dirti, da fare lavorativo, sì, lavorativamente che parlando. si sovraccarica e in questo senso di colpa, sentire che lei non si merita di avere così tanto di buono dalla vita. L'ape cosa dice? L'anima. La tua esperienza è proprio questa ed è molto difficile. Ehm, Oltretutto, l'APE le fa vedere come uno dei programmi è quello della approvazione della povertà. Mm. Cioè, effettivamente la religione cattolica, ma penso anche altre religioni, promuovono assolutamente il valore della povertà, del rinunciante che abbandona tutto, che si libera di tutti i beni, che li dona, eccetera, eccetera, no? Che mi saranno E i primi. Ape, Mhm. sì, certo, e Ape gli fa vedere come sia importante invece il ruolo che lei ha qui di sbugiardare tutte queste menzogne, che si può vivere felicemente, si deve vivere felicemente nell'abbondanza, avendo, Ape dice, dei progetti illuminati e con progetti illuminati che riescano a dare anche luce ad altre persone. Perché Monica si sente giudicata da persone centrate e risolte? E questo fa parte di questi programmi, no? Perché la persona ricca alla fine è una persona sbagliata, è una persona sporca, è una persona che ha ingiustamente quando gli altri non hanno. Ehm, eh, Come lei non si rende conto che la maggior parte della gente intorno a sé non ha e lei ha, non si vergogna di questo? E infine, Monica, causa esoterica del fatto che questa sessione di oggi ha rischiato in più occasioni di esaltare. Definitivamente. Sì, sì, la Matrix difende fortemente il suo gioco, impostato in una certa maniera. E diciamo che Elena è uno dei perni di questo gioco, no? Perché l'ideale è proprio far procedere le credenze in questo modo. E alla fine le fa procedere tanto il povero, che continua a essere povero, quanto il ricco che ha paura di fatto di essere povero o si sente in colpa di essere ricco. Mhm. C'è una nuova Elena, di cui se vogliamo le sue entità hanno forte paura. Siamo arrivati molto vicini dal far saltare la sessione. C'è una nuova Elena che sta nascendo. E però io la nuova Elena che sta nascendo non la vedo in questa... poi lei sceglie quello che vuole, ci sono tante Elene potenziali e
positive, ok? Mm, La Elena che in questo momento sto vedendo io non è quella in cui due cuori e quasi una capanna, non so come dirti, no? mhm. Lei, lui e il loro progetto, Le ok? galline, No, non mm, vedo quello. Vedo come un progetto invece più dinamico. ampio, sì, in cui vengono anche coinvolte delle altre persone, in cui c'è proprio un arricchimento, c'è uno scambio reciproco. Non solo amministrazione, No, ma cioè, un progetto nuovo. Bambini sì, esatto, sono giovani, sì, bambini o comunque giovani ragazzi che coinvolge lei e lui. e che portano sì tanto colore nella loro vita e che potrebbero essere, sì, dei bambini che hanno di base delle difficoltà, delle carenze, Sono infiniti, le tue vite certo. da adesso in poi sono infinite. Questa è una. Questa è una. Chiaramente, se viene sottolineata, è una sul binario dell'ideale o della più simpatica, diciamo, al tuo sé interiore, ape, PS, anima, chiamalo come vuoi. Va bene, esiste un posto. Fatto di fare un bambino. Ah, e fare un bambino? Era un bambino, sì, Ok. anche. Però vedo c'è tipo un bambino che vive in una maniera un po' alternativa, non tradizionale. Quindi niente casa con le galline e il bambino che gioca con le galline, ma un'altra possibilità tra le tante, E, un cioè, eventuale. comunque è una vita libera, ma non quella lì tra le galline. Mm, Cioè, la vedo una vita libera in cui però c'è molto scambio con altre persone, non c'è isolamento. Poi, se no, lei può scegliere di fare il bambino beh, nel bosco anche, eh. ah, sottolinea la sua età, ma non è. Se c'è la possibilità. Va bene, c'è un luogo dove Elena ha messo i suoi patti e contratti. Una volta dicevamo le entità l'hanno obbligata a firmare i suoi patti e i suoi contratti e sono qui nel cluster, no? Nel posto in cui si trovano i nostri patti e contratti. In realtà l'ha creato Elena, come tutti noi abbiamo creato il nostro. È lei che si è creata il patto, il contratto, l'ha firmato, ha fatto tutta questa pantomima, no? Per dirsi sostanzialmente in questa vita faccio queste cose. Questo posto ora lei può decidere di ignorarlo, di guardarlo e andarsene, di guardarlo, togliere tutto, mettere tutti questi patti e contratti in un portale definitivo, con conseguentemente tutte le sue entità mentali, eteriche e impianti e ripartire da zero, non pulita, santa, immacolata, perché siamo nella Matrix e arriveranno nuove interferenze, nuovi eh, patti e contratti, ma di un livello più consapevole e con una consapevolezza e una centratura decisamente superiore. Cosa fa? No, lei sceglie di guardarlo, e vede tipo una palma con tante noci di cocco appese, però sono delle noci di cocco putride, che hanno decisamente fatto il loro tempo. E anche la palma sembra tutta sfilacciata. Quindi ovviamente sceglie di buttarlo via dentro il totale definitivo. E questo la fa sentire proprio più alleggerita, come se la pesantezza di tutte quelle noci di cocco, Mhm. ora che insomma è stata eliminata, la fa sentire proprio già decisamente più libera. Ce n'era una sola di Sì, palma con tante sì, proprio, noci. Ok, è contenta? Le è piaciuto? sì, le è piaciuto molto. Paradossalmente non lo facciamo perché siamo alla prima sessione. Potrebbe creare un'altra palma con altre noci di cocco e ridivertirsi a buttarla via. Mm, vero? Come dire, è stato divertente, ma è tutto nelle mie mani. Esiste un regista fantoccio, secondo me sempre meno importante, comunque lo analizziamo lo stesso, che si chiama Avatar e che gestisce tutte le sue vite contemporaneamente, diciamo un contraltare, un corollario, non un contraltare, un corollario del cluster. Lo vedi, Monica?
Sì, ha a che fare con una calcolatrice. Vedo che continua a battere sui tasti della calcolatrice, a fare conti su conti. Mhm. Di quelle vecchie calcolatrici da cui usciva, sai, lo scontrino Ah, anche, no? mhm. Mettevi il rotolino così, no? E la guarda e dice: No, non ci stai dentro, non ce la fai. Ce la fai, via tutto, anche Finiti i questo. conti, via, sì. E quando l'ha buttato in un portale definitivo, in un posto da cui non nulla torna e quell'energia si trasformerà in altro, lei oggi sa che può mettere sia nel cluster, sia al posto dell'avatar una sua creazione personale e consapevole. Sì, vedo una testona di gatto, come Mm, se questo ad eternum eh, fosse così, formato con questa testa di gatto. ma cartone animato? Sì, 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 cartone animato, Che esatto. colore? Un grigiolino. Ok. Il dinosauro, il lupo, il delfino con la coda mozza, l'uomo del tempo e il suo elicottero esistono ancora con queste condizioni? No, Le tre entità mentali e gli impianti? nemmeno. Ok. Nuova vibrazione. 200. Consapevolezza. 169. Anima. 54. Vite. 1805. Ci sono tutte quelle che abbiamo analizzato o sono cambiate? Quelle due del fumo, io le vedo ancora. Sì, sì. Capacità medianiche espresse dalla ideale percentuale di cervello utilizzata. Uh, 10,4. Mm. Sono livelli molto molto buoni e insoliti anche. Suscettibilità ipnotica, 66. 3D, Circa 30. massissima, e vivacità animica è arrivata a 100. Sì. Benissimo, siamo andati un po' lunghi. Come vedi, Elena, e qual è il messaggio che lascia alla madre? Adesso Elena è vestita di fiori, come se il suo abito fosse fatto di tanti fiori. Ehm, Alla madre dice, "Mm, in fin dei conti siamo decisamente una cosa sola e sei stata un fiore, adesso ti stai chiudendo e io ci sarò fino alla fine." Ehm, la madre le dice, lo sento che è così. Al fidanzato. Si dicesse sei l'uomo perfetto per me. Ed infine il messaggio più importante è quello che lascia a se stessa. Mm, percepisco come se mi stessi staccando delle paranoie di dosso. Sono veramente come un arancio da cui sto togliendo questa scorza spessa e profumo come un arancio coloratissimo. Ho tanta voglia di respirare a pieni polmoni, di respirare la vita, la gioia, le piccole bellezze quotidiane. Sento una nuova vita che scorre dentro di me.
I miei occhi stanno cambiando, vedono in modo diverso. Sento che è come se dicesse sto proseguendo nella mia scuola vita. Mi piace lo studio che sto facendo della mia vita, l'approfondimento che sto facendo, perché sto imparando tanto. È contenta di aver fatto questa sessione? Eh, Ho aggiunto tante cose e, e ne sono felice. Devo mettere un po' d'ordine, forse dice. Sono felice. Va bene, abbiamo finito.